E oltretutto l'abbiamo anche piccolo. Ciao a tutti amici del tiro di precisione, anche per oggi, anche a fine stagione e sempre con meno capelli, sono Giuseppe Valtorta, amministratore delegato di Victrix Armaments. E oggi parleremo dell'ultimo prodotto di casa Victrix e sarà per tutti, credo, una sorpresa. Dopo anni spesi alla ricerca di dimensioni sempre più esotiche ed esuberanti, abbiamo capito che anche con delle piccole cose il divertimento può essere grande. È per questo motivo che Victrix ha deciso di investire in una nuova piattaforma small bore e in un calibro a percussione anulare nel 22LR, creando una nuova piattaforma completamente nuova dal punto di vista meccanico e balistico. Come da tradizione Victrix ci siamo impegnati a trovare soluzioni tecniche di primo livello, sia dal punto di vista dei materiali, dei trattamenti, ma anche facendo uno studio approfondito dal punto di vista balistico per andare oltre a tutto ciò che era conosciuto fino ad oggi nel 22 Long Rifle. Abbiamo adottato le soluzioni tecniche in comune con gli altri calibri, con i best seller di Victrix, per cui tutto ciò che sono i rivestimenti materiali riprendono quello che vediamo nella top level di Victrix, nella serie V, nelle sue varie declinazioni. Oggi parleremo di Venus, per cui la sorella in calibro minore della celeberrima ormai Venus V. Oltre ad avere in comune il colore in questo caso, ma esiste anche nella versione nera, le quote ergonomiche sono le medesime, per cui abbiamo le stesse distanze tra il butt pad e l'impugnatura, abbiamo la stessa impugnatura, stessa posizione del trigger guard, il caricatore che è un simulacro di un 308 ridotto proprio per il calibro 22LR, ma un'azione completamente nuova, dove in comune abbiamo la posizione e l'angolo di apertura della leva di armamento, ma azione e otturatore sono completamente ridisegnati per funzionare al meglio con questa tipologia di munizione. Lo chassis di fatto rimane intercambiabile con la serie 308 e 6,5, poiché le quote sono le medesime e il footprint dell'azione rimane invariato. Per cui per chi avesse la necessità di fare degli switch tra una tipologia di arma della serie V Victrix e la nuova piattaforma M22LR diventa semplicissimo. Con solo 3 viti possiamo cambiare da una configurazione ad un'altra. Quello che a colpo d'occhio ci fa capire che non stiamo utilizzando un'arma in calibro standard è la canna che abbiamo studiato appositamente per questo calibro, sia per quanto riguarda il profilo, i materiali e i diametri. E in questa piattaforma avrà una lunghezza di 26 pollici. Altra differenza è l'assenza della filettatura sul vivo di volata, poiché se non per questioni estetiche o tactical, riteniamo che il freno di bocca obiettivamente sia solamente un vezzo dal punto di vista estetico e stilistico, ma dal punto di vista funzionale sapete meglio di me che non ha nessuna ragione di esserci. Anzi, per chi è un tecnico sa perfettamente che una variazione di diametro nella zona della volata, soprattutto in questa tipologia di calibro, ha delle influenze abbastanza rilevanti. Tant'è che stiamo studiando una serie di accessori da montare sul vivo di volata, ma senza l'ausilio della filettatura della canna. Completamente nuova invece è l'azione, sempre in 17.4PH, ma con una forma completamente diversa da quelle che siamo abituati a vedere. Notiamo subito che ha 2 tenoni asimmetrici nella parte posteriore che vanno a impegnare l'azione proprio nella zona di uscita dell'otturatore. Abbiamo una parte anteriore svincolata ovviamente dalla parte posteriore con il doppio estrattore. Il rivestimento delle parti dell'otturatore è il consueto PVD in questa finitura diciamo simil cromo, ma rimane un PVD che abbiamo capito è quello che offre le migliori performance dal punto di vista dello scorrimento e della resistenza ai graffi. Sulla superficie dell'otturatore è di colore chiaro, invece sull'azione abbiamo preferito tenerla di colore scuro come siamo abituati sulle altre serie di armi. Come dicevo prima,
La leva è in comune con le altre serie Victrix, per cui la posizione e l'angolo di apertura rimangono le medesime, come rimane medesimo la facilità di manutenzione e smontaggio dell'assieme percussore, dove veramente in poche mosse possiamo disassemblare completamente l'otturatore in tutte le sue parti per eseguire una pulizia veloce ed efficace, volendo anche sul campo. Per cui lo smontaggio e il riassemblaggio dell'assieme percussore-otturatore rimane praticamente quello cui siamo soliti vedere nei calibri standard. Molto veloce e molto pulito. Per cui nello studio abbiamo tenuto conto ovviamente anche della facilità d'uso e della manutenzione proprio dell'arma stessa. Ultimo ma non ultimo è il caricatore, per cui dal punto di vista delle geometrie esterne e dell'ergonomia rimane invariato rispetto a quello che avete visto fino ad oggi sulla serie V di Victrix. Ci siamo dovuti impegnare per rendere l'alimentazione molto fluida, senza inceppamenti, e avere la possibilità di avere 10 colpi, avere un cursore che ci facilita l'inserimento dei colpi sopra l'elevatore e soprattutto a colpo d'occhio ci fa vedere la situazione del caricatore per capire quanti colpi effettivamente abbiamo ancora a disposizione. Il resto della meccanica, anche lo scatto, è compatibile con tutti gli altri modelli della serie V, per cui potete scegliere qualsiasi tipologia di scatto, per cui un single stage, un double stage, con dei pesi che vanno dai 60 grammi ai 1500 grammi. Anche per quanto riguarda il fissaggio della canna, abbiamo utilizzato un sistema fino ad oggi inedito, per cui un sistema ad innesto con delle viti che mettono in trazione i piani della canna sui piani dell'azione, ma soprattutto delle viti radiali che servono a modificarne la frequenza di vibrazione, per cui andare a smorzare quelle gamme di vibrazioni che abbiamo visto attraverso delle analisi con degli strumenti di misura essere dannose ai fini della ripetibilità del ciclo di sparo. Come vi ho detto all'inizio del video, piccolo calibro ma grande lavoro, tanto che ci ha occupato un sacco di energie e un sacco di tempo per arrivare ad un prodotto che reputiamo sia un best seller di mercato. Abbiamo capito dagli appassionati che erano in cerca di divertimento, non per forza attraverso l'utilizzo di calibri esuberanti, che comportano un dispendio notevole di soldi per quanto riguarda la componentistica, che in questo momento peraltro è di difficile reperibilità, per cui polvere, bossoli, insomma tutto ciò che concerne la ricarica. Quando in realtà con un 22LR possiamo simulare quello che sono le difficoltà di altri calibri a distanze ben minori, in strutture più diffuse sul territorio e con un costo assolutamente irrisorio per quanto riguarda il munizionamento. Non abbiamo voluto scimmiottare soluzioni tecniche di altre in fasce medio o medio-basse, poiché in calibro 22 obiettivamente esistono soluzioni molto economiche, ma probabilmente non curate e non all'altezza delle aspettative dello sportivo professionale, mettiamola così, di chi l'attività sportiva ne fa quasi una professione. Per cui non l'appassionato della domenica, ma chi investe tempo e denaro spostandosi sul territorio, facendo anche magari gare di tiro, quelle che si stanno diffondendo soprattutto negli ultimi mesi qui in Italia, per esempio nella PRS. È per questo che abbiamo cercato di coniugare quello che sono le soluzioni tecniche, ergonomiche ed estetiche delle carabine grosso calibro con cui magari gareggiano e vogliono utilizzare solamente le piattaforme in 22 per fare del training, per allenare la memoria muscolare, per allenare tutto ciò che si può fare anche attraverso un calibro minore. Ed è per questo che abbiamo deciso di presentarci direttamente con la linea Premium per presentare la nuova Small Bore, che verrà venduta di fatto in due configurazioni, nella configurazione nera in anodizzazione dura a spessore
e nell'ormai famoso Orobic Blue. La nuova Venus V Small Bore verrà consegnata in una apposita valigia fatta da Explorer Case e il prezzo è a partire da 2.990 euro IVA esclusa. Se anche voi come me pensate che le dimensioni non sempre contino e che il divertimento non è direttamente proporzionale al calibro, la nuova Venus V Small Bore vi aspetta in armeria. Per oggi ci siamo detti tutto, ci rivedremo presto, o meglio a prestissimo, con altre novità. Ciao a tutti!